Ciao amici delle fate, come state? Per i nuovi io sono Daniela Messina e questo è il canale di Celidonia Studio. Il video di oggi finalmente è un tutorial, so che lo aspettavate in tanti. E quindi vediamo come far nascere da una pallina di pasta polimerica una fatina e il suo amico coniglietto. Coniglietto? Ho sentito coniglietto? Eccolo! Eccomi! Come state? Vi sono mancato? Sì, anche voi! Tutta colpa dell'umana! E ti pareva? Comunque io vi ho pensato sempre, anche quando lei non mi faceva parlare, e l'ho convinta io a fare questo video tutorial. Ma che bugiardo! Vi piace? Sì, lo so, era meglio se gli faceva il muso, le orecchie e le zampine marroni, come le mie. Ma lei fa sempre di testa sua. Ah, io? Senti, adesso lasciaci lavorare però, su! Ok, va bene. Ci sentiamo dopo. Ciao ciao. Ciao! Voi mica gli credete a quel bugiardo, vero? Ok, quindi dopo aver modellato la testolina ho fatto gli occhietti e li ho precotti per poterli maneggiare più agevolmente e non deformarli durante l'inserimento. Passo ora a modellare la pelliccia. Dopo la cottura do un soffio di colore con i colori ad olio alchidici. Ora passo a modellare la fatina partendo sempre da una pallina di pasta polimerica. Umana, Sì? senti, non per farmi gli affari tuoi, ma che pasta polimerica hai usato? Perché? No, perché poi te lo chiedono sempre nei commenti. Vero? Semplice Fimo Soft color carne chiaro. Ah, capito. E per il coniglietto? Sempre Fimo Soft, stavolta però bianco. Ok. Visto, se non ci fossi io... Come faremmo? Grazie. Prego. Ora mi fai lavorare? Ok, ciao ciao. Ciao! Nel frattempo, con del semplice alcol etilico e un pennellino sintetico morbido, ho definito i dettagli del nasino e adesso sto modellando gli occhi. Poi con la miretta inizio a definire la bocca. E ora accenno appena il corpo. Poi, siccome per farlo aderire al corpo del coniglietto non basta solo l'affetto, aggiungo un po' di Scalpi Bake Bond che farà da collante. Poi modello l'orecchio a punta.
la manina. Il foro per poi poter inserire le ali. E anche per lei un po' di colore. E poi appena un po' di Bruno Van Dyck all'interno della fessura delle palpebre. Da un cordone per tende ricavo i capelli. E li vado ad applicare con l'aiuto di una colla vinilica a presa rapida. Poi con la Wipam viola glitterato realizzo il petalo copertina. Che bello! Ah, ma ci sei anche tu! Sì! Tu sei più discreto però, eh? Sì! Bravo! Ciao ciao, Mani! Ciao! E sempre con l'aiuto di un po' di colla vinilica lo vado a posizionare. Per ultimo le ali. Per vedere come le ho realizzate cliccate sul tutorial qui in alto a destra. Ed ecco, la piccola fatina è nata, dorme col suo amico coniglietto, ma è pronta a svegliarsi al primo raggio di sole. Noi ora vi salutiamo e vi auguriamo una buona Pasqua e un felice inizio di primavera. Ci vediamo al prossimo video, iscrivetevi al canale per non perderlo. Ciao! Ciao ciao!